abbiamo questo esercizio e da semplificare questa espressione con le potenze e iniziamo dalle prime due parentesi. Nella prima parentesi c'è un quadrato, quindi vuol dire che andando ad elevare al quadrato in realtà dobbiamo andare ad elevare tutto quello che c'è dentro la parentesi, ossia siccome la parentesi è costituita da meno 2x al quadrato, allora dobbiamo fare il quadrato del segno meno. Il segno meno per meno fa più, quindi non c'è più. 2 al quadrato fa 4 e x al quadrato fa x al quadrato, motivo per il quale possiamo andare nella nostra espressione e mettere direttamente 4x al quadrato. Successivamente questa parentesi verrà moltiplicata per meno 3x e allora andando ad aggiungere quest'altra moltiplicazione avremo che i numeri si moltiplicano con i numeri e le lettere con le lettere. Quindi meno 3 per 4 fa meno 12 e poi abbiamo x quadro con x che farà x al cubo, perché per la proprietà delle potenze, se io ho a alla n, quindi prendo un certo esponente generico n e ci vado a moltiplicare b elevato a un certo esponente m, allora per la proprietà delle potenze dovrò fare semplicemente la somma dei vari esponenti. Quindi in questo caso abbiamo sommato n che vale 2 ed m che vale 1, ossia ho fatto semplicemente 2 più 1, 3. E quindi questo va a risolvere completamente il primo pezzo della mia espressione. Ci rimane ancora però da risolvere l'altro blocchetto, che è questo qui, e dobbiamo di nuovo elevare prima al quadrato perché viene prima la potenza, quindi stesso discorso di prima, meno per meno fa più, quindi abbiamo 4 per 4 16 e x al quadrato, dobbiamo sfruttare la proprietà delle potenze, quando abbiamo un esponente di esponente si moltiplicano gli esponenti, quindi è come avere n per m. In questo caso noi abbiamo 2 per 2, 2 per 2 fa 4, quindi ho x alla quarta. Dobbiamo dividere tutto per 2x e poi questa parentesi elevarla tutta al cubo. Poi devo fare quindi 16 diviso 2, quindi numeri con numeri, lettere con lettere. 16 diviso 2 fa 8, quindi qui rimane più 8. X alla quarta diviso x. Questa volta dobbiamo usare le proprietà delle potenze come prima, ma siccome c'è il diviso non dobbiamo fare più, dobbiamo fare meno. Quindi da 4 sottraggo 1, che è la potenza di x. Quando x sta da sola è come se avesse potenza 1. E quindi avrò 8x al cubo. E quindi tutto ciò va al cubo. Adesso devo andare a sommare questo meno 12 con questo più 8. Quindi avrò meno 12 più 8 che fa meno 4. Praticamente è come immaginare questo qui come un unico oggetto, come se fosse, che ne so, una mela. Ok, quindi nel momento in cui abbiamo x al cubo, per quanto sia una cosa che possiamo ritenere complicata, in realtà è come considerarlo, che ne so, come un oggetto fisico, quindi è come avere, che ne so, euro, ad esempio, oppure delle mele, delle pere, quello che volete. È come pensare di avere più 8 euro meno 12 euro, quindi in totale staremo in debito di meno 4 euro, ma questo oggetto qui non è euro, non è mele, si chiama x al cubo. E quindi riscriviamo x al cubo, poi ancora abbiamo x al cubo. Quindi siamo arrivati a questo punto. Come detto prima dobbiamo usare la proprietà delle potenze, quindi l'esponente praticamente si andrà a distribuire su tutto quello che trova lì dentro. Siccome l'esponente è dispari, allora il segno meno rimane, perché avremmo meno per meno, che fa meno. Poi in realtà abbiamo 4 al cubo e poi in realtà abbiamo x alla 3 che fa x alla 9. Quindi rimane semplicemente da aggiustare questo 4 al cubo. Ma che vuol dire fare 4 al cubo? Fare 4 al cubo vuol dire fare 4 per 4 per 4. È come avere 4 per 2 per 2 per 4. Ma 4 per 2 fa 8. 2 per 4 fa 8. 8 per 8 fa 64 e abbiamo fatto questo conto senza sforzi. Quindi abbiamo meno 64x alla 9 che dovrebbe essere il mio risultato. E infatti lo è.